La pompa del mio pozzo mi fa spendere sino a 300 euro in più di corrente all'anno. Questo perché? Perché è stata dimensionata male. In questo video vediamo come dimensionare una pompa, quindi capiremo che cos'è la portata, che cos'è la pressione, ma soprattutto andremo a vedere che pompa andrò a installare appunto per avere questo grosso risparmio ogni anno. 3 anni fa, quando ho fatto il pozzo, non mi sono preoccupato troppo di che cosa andavo a installare nel pozzo, quindi la pompa che andava installata. Infatti l'unico parametro che io in modo artigianale mi sono dato era la potenza che doveva avere questa pompa, 1,5 cavalli. Nell'ultimo anno però ho fatto vari progetti con Franklin Electric e mi sono accorto che il mio pozzo ha 2 problematiche, o meglio, la mia pompa ha 2 problematiche. La prima sono i consumi. La mia pompa è tradizionale, quindi funziona on-off, quindi o spenta o al massimo della potenza, anche quando gli richiedo poca acqua. Quindi capisci che la bolletta diventa abbastanza alta. E la seconda problematica che non si vede è l'usura. Infatti, più tiro la pompa sempre al massimo, più naturalmente avrò molta più usura, quindi la pompa dura molto di meno. Quindi la decisione che ho preso è quella di andare a rifare tutto l'impianto che era fatto veramente in modo artigianale e andare a montare una nuova pompa con una tecnologia molto ma molto particolare. Andrò a installare una pompa ad alta efficienza con un motore a magneti permanenti e inverter, e questo porterà a risolvere i 2 problemi che vi ho detto prima. Quindi andrò a abbassare la bolletta sino al 20% con un consumo molto inferiore, e soprattutto la pompa lavorerà non sempre al massimo dei giri, ma in base alla richiesta che viene fatta appunto dall'impianto. Il motore a magneti permanenti rispetto al motore tradizionale ha una composizione diversa del rotore. Questo comporta che il motore lavora a minor temperatura, quindi ha meno attrito e di conseguenza si ha un maggior risparmio energetico. Cosa andremo a fare? Andremo a rifare tutto l'impianto idraulico fatto da un professionista. Questo è quello che ho fatto io in modo molto ma molto amatoriale, e andremo a cambiare la pompa che è installando anche un inverter. Il motore a magneti permanenti necessita l'utilizzo di un inverter. Abbiamo studiato un inverter avanzato con il quale abbiamo la possibilità di gestire l'impianto, di monitorare i dati in tempo reale e soprattutto offriamo la possibilità di un'assistenza da remoto. Quindi in questo e nel prossimo video andrai a vedere tutto il lavoro fatto. L'obiettivo qual è? È darti un'idea chiara di che cosa hai bisogno e come è fatto il lavoro a regola d'arte, in modo che anche tu sappia quali sono gli step necessari per andare a installarti sia una pompa dimensionata in modo corretto che una pompa di nuova tecnologia, ma soprattutto abbia un'idea di che cosa vuol dire rifare tutto l'impianto a regola d'arte. Ora, per andare a dimensionare in modo corretto la pompa e non rifare l'errore che ho fatto qualche anno fa, abbiamo bisogno di 2 dati, che sono la portata e la pressione. Questa cosa qua avrei dovuto farla, o meglio, avrebbe dovuto forse farmela chi mi ha fatto il pozzo. Insomma, ti faccio vedere come andare a trovare sia la pressione che la portata del tuo pozzo, ma non prima di spiegarti che cos'è sia la portata che la pressione, altrimenti non capiamo di che cosa stiamo parlando. La portata è la quantità d'acqua che riusciamo ad estrarre da un pozzo in una certa quantità di tempo. Nel nostro caso parliamo di o litri al minuto, o metri cubi ora, o litri al secondo. La pressione è la forza con cui riusciamo ad estrarre l'acqua e a spingerla all'interno del nostro impianto. Nel caso delle pompe parliamo di pressione e di prevalenza, cioè l'altezza in metri a cui può essere spinta l'acqua che viene estratta. Per capire qual è la giusta pressione e quindi la prevalenza della nostra pompa, abbiamo bisogno di conoscere qual è la profondità di installazione e le quote del pozzo, e in secondo luogo qual è la conformazione dell'impianto. Questi 2 dati ci servono per scegliere correttamente qual è la pompa più adatta, in modo che non sia né troppo sovradimensionata né troppo sottodimensionata.
Nel primo caso andremo incontro a costi di utilizzo elevatissimi e che sarebbero sprecati. Nel secondo caso, in cui la pompa sia troppo piccola, non riusciamo a garantire il corretto utilizzo dell'impianto, il corretto funzionamento. Piccolo disclaimer, questo video punta a farti capire esattamente i singoli passaggi, quindi di sicuro se li guarda un ingegnere, se li guarda un idraulico, vedrà delle piccole imperfezioni. Il mio obiettivo è che tu possa capire al meglio di che cosa stiamo parlando. Quindi a volte uso dei termini magari non perfetti, perché l'obiettivo è che tu sia cosciente esattamente di che cosa è installato, di che cosa hai bisogno, e quando parli con un idraulico, con un installatore, anche tu capisca di che cosa stiamo parlando. Stanno ora installando tutta una serie di strumentazione per andare a capire qual è la portata del pozzo. Ora li lasciamo lavorare, ma vedi, installa, e ora pochi minuti tutto installato e ti faccio vedere come si misura. Prima prova, come vedi sono stati installati dei sensori, sono dei sensori ultrasuono. Stiamo misurando la portata della pompa nel momento di massima richiesta. Occhio, perché faremo varie misurazioni. Qua ne abbiamo 6.1 metri cubi ora, circa un 100 litri al minuto. Questa è la prova della portata dell'impianto, cioè quanto richiedo massimo all'impianto. Ora andiamo a vedere la portata massima della pompa. Ora stiamo facendo una prova a bocca libera. Questo tubo è direttamente attaccato alla pompa, l'abbiamo staccato all'impianto per vedere la portata massima che ha la pompa. Quindi sono due dati differenti. Infatti vedi che i dati sono cambiati, sono saliti. Quindi abbiamo più o meno un 7-5 metri cubi ora. Quando andiamo a misurare la portata dobbiamo anche andare a capire qual è il livello dinamico del nostro pozzo. Cosa vuol dire? Livello statico vuol dire dove c'è acqua sostanzialmente. Nel mio caso ce l'abbiamo circa a 10 metri. Livello dinamico è quando accendo la pompa di quanto si sposta questo livello. Nel mio caso non vado a fare questo rilevamento perché negli ultimi 3 anni ho sempre avuto la portata necessaria per far andare bene l'impianto, quindi andrei a prendere un dato che in questo istante non mi serve per andare a dimensionare al meglio la pompa. Ora abbiamo installato questo sensorino qua perché per tutta la settimana andremo a vedere quanto consuma la pompa che è installata ora, in modo tale che quando ti farò vedere i consumi invece della nuova pompa installata, quindi a magneti permanenti con quindi l'inverter, avremo un dato scientifico e quindi anche tu potrai vedere in modo empirico la differenza. Ora è passato qualche giorno, lì c'è Marco che ha fatto tutti i calcoli, tutti i dimensionamenti, ora me lo prelevo altrimenti li disturbo e andiamo a vedere qual è il motore giusto. Abbiamo ricevuto i dati, adesso possiamo selezionare insieme qual è la soluzione o le soluzioni che si addicono di più al tuo caso. Possiamo andare sul sito di Franklin Electric in cui troviamo il nostro selettore, ossia un software che abbiamo sviluppato per rendere autonomi i clienti per le selezioni, in cui basta inserire la portata e la pressione che abbiamo trovato e di cui abbiamo bisogno per scegliere la pompa corretta o le soluzioni più corrette per il nostro sistema. Nel caso invece la selezione fosse più complicata, siamo comunque a disposizione per assistervi e aiutarvi nella selezione del prodotto più giusto. Quindi da tutte le mega analisi del software, qual è la pompa giusta, dimensionata giusta? Allora Matt, questa è la pompa che ti proponiamo e se sei d'accordo la facciamo preparare, arrivare all'installatore e poi ci sentiamo per il primo avvio. Come hai visto, sono appena uscito, mi hanno dimensionato al meglio la mia pompa. Oggi quindi che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che prima di tutto è bene sapere la portata del proprio pozzo e che è un dato che ti servirà per dopo tutta la vita di quel pozzo. E la seconda cosa è che è bene dimensionare la propria pompa. Questo per avere di sicuro meno usura, ma soprattutto avere un risparmio energetico maggiore. Ora, noi ci vediamo in campo circa tra una settimana, perché mi stanno già facendo la pompa, arriverà l'idraulico e dopo con l'idraulico andremo a installare il tutto e ti mostrerò come l'andremo a settare, perché anche lì la pompa dovremo settarla per farla lavorare in curva, si dice, cioè farla lavorare nel range migliore per avere le migliori prestazioni e un consumo sempre minore. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto. Qua sotto ci sono i commenti per le domande, so che ce ne saranno tantissime, scrivetemele qua sotto che cerchiamo di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!